Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e stasera con SBAM Shooting e la collaborazione degli amici di Coex, Collezionare Ex Ordinanza, che vi invito a visitare il sito, presentiamo un'arma veramente unica. Voi direte un Garand, normalissimo Garand M1, ma questo Garand ha una particolarità che lo rende unico, si può dire. Questo Garand, che ci è stato gentilmente prestato da un nostro amico del canale, è un Garand da ritrovamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza di tutti gli altri Garand, che migliaia che troviamo sul mercato, arrivati a noi per importatori, eccetera, questo qua è stato trovato sulla linea gotica. Questo qua è stato rinvenuto in un casolare di un comune dell'Appennino bolognese e secondo chi l'ha recuperato questo Garand, questo fucile, è stato trovato nei pressi di un soldato americano che purtroppo era finito su una mina ed è stato nascosto in quanto fino a pochi anni fa la detenzione di quest'arma in Italia era assolutamente vietata in quanto era considerata arma da guerra. E quest'arma, diciamo, è stata rinvenuta appunto in questa soffitta a seguito di un passaggio di proprietà, è stata trovata fortunatamente da una persona in possesso di regolare porto d'armi che ha potuto fare tutte le procedure di regolarizzazione, quindi è diventata un'arma perfettamente commercializzabile, ma unica nel suo genere, in quanto armi di ritrovamento, cosiddetta sanatoria, in Italia è pieno. Tantissime armi che sono state prese dai partigiani durante la guerra e non restituite secondo gli accordi alla fine. Quasi tutte queste armi sono finite in cantine, sono finite in soffitte e continueranno per anni e anni a saltare fuori. Si parla di Carcano solitamente, Car 98, Mitra, Sten, Mab, tutte quelle cose lì, ma Garand e armi americane pochissime, anzi nessuna. Io oltre a questa non ne ho mai visti di Garand. Per quale motivo? Per il motivo che grazie all'efficienza della macchina bellica e logistica americana, le avanzate dell'esercito erano seguite da intere squadre che si occupavano di recuperare il materiale lasciato indietro, soprattutto fucili, armi, munizioni, e lasciato sul campo chiaramente da coloro che purtroppo cadevano in azione. E questo è sfuggito alle maglie di queste operazioni logistiche ed è arrivato a noi. È un'arma veramente unica, davvero, conoscendo la storia che la accompagna è veramente un'emozione unica poterla avere davanti. Iniziamo a vederla, quindi iniziamo dal produttore della matricola. È uno Springfield Armory, matricola 6 cifre, inizia per 98, quindi diciamo è databile tra l'ottobre e il novembre del 1942. La matricola sulla canna corrisponde SA 1142, quindi diciamo è facilmente databile. E vediamo che la prima cosa che salta all'occhio sono le condizioni. Intanto, come dicevamo prima, non mostra nessun banco di prova, essendo un'arma da ritrovamento non è passata per nessun importatore, non ha nessun banco di prova come invece hanno le altre armi che siamo abituati a vedere. Questo non ha niente, è completamente come era nel 42. E vediamo che appunto le condizioni esterne non sono pessime, diciamo presenta un sacco di macchie di ruggine, di macchie di corrosioni, perché chiaramente questa arma è stata per anni conservata non in condizioni ottimali, in condizioni
tutto fuorché ottimali, ecco, quindi facilmente si è coperta di ruggine e questa ruggine ha intaccato la superficie del metallo all'esterno, perché probabilmente l'interno della canna e l'interno della meccanica, che erano diciamo state trattate con le dovute cure, non presentano alcun difetto, anzi mi sembrano come nuove. L'interno della canna poi è spettacolare perché è a specchio, quindi vediamo che proprio il suo, diciamo, le macchie e i difetti sono solo all'esterno. Stessa cosa per il legno è veramente bello, diciamo, proprio ha una finitura proprio unica, è consumato e soprattutto presenta questo grosso, questo danno che sembra proprio che sia stato colpito da una gragnuola di schegge e quindi darebbe, insomma, renderebbe del tutto verace, credibile la storia che lo correda, ovvero quella del soldato purtroppo finito su una mina. Stessa cosa per il ponticello, qua il ponticello del grilletto, che presenta tracce di corrosione, ma tutto sommato è ancora in ottimo stato. E soffermiamoci magari su alcune caratteristiche di quest'arma che non siamo abituati a vedere, in quanto gran parte di quelle che vediamo sul mercato oggi sono passate per riarsenalizzazioni e sostituzioni post belliche, anche quelle diciamo di periodo bellico della seconda guerra mondiale. In primis vediamo il tappo del gas, che è ancora del tipo a taglio, mentre noi siamo abituati quasi sempre a vederli con il taglio a croce. Seconda cosa molto rara, molto particolare, è la tipologia di tamburo. Qua il tamburo dell'alzo è del cosiddetto tipo short pinion, è una tipologia di produzione che non si trova praticamente mai, pare sia rarissimo, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi dopo la guerra veniva sostituito, ecco, quindi diciamo è una caratteristica del tutto rara e inusuale da vedere su un Garand. Altre cose abbiamo, sicuramente una delle prime cose che abbiamo fatto è stato guardare dentro alla trappolina del calcio se per caso non contenesse qualche cosa interessante, ma purtroppo è vuoto, non c'era niente. Stessa cosa, l'arma non ha la sua cinghia, essendo diciamo il cuoio in quel periodo un materiale molto pregiato, non mi stupirebbe che la cinghia sia stata tirata via e sia stata adibita a qualche uso agricolo, forse, del tutto probabile. E che dire, questa è veramente un'arma unica, è un'emozione unica davvero poterla avere in mano e poterla ammirare, quindi diciamo che un po' per la storia che la correda, un po' per l'unicità del pezzo in sé, è veramente un pezzo unico che per me è stato un grande privilegio poter recensire e potervi mostrare. Quindi che dire, di nuovo ringraziamo il nostro amico Davide che ce l'ha concessa, che ci ha concesso questo privilegio, questa opportunità di presentare quest'arma, e ringraziamo anche gli amici di Coex che ci supportano con un sacco di nozioni, un sacco di scritti, quindi vi invito nuovamente a guardare il loro sito, la loro pagina, troverete sicuramente un sacco di cose molto interessanti. Proveremo magari, se ne avremo la possibilità e col permesso del proprietario, a riportare quest'arma sulla linea di tiro e provare a fargli sentire nuovamente la sua voce. Direi che abbiamo detto tutto e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a seguire il canale e se vorrete ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.